E se vi dicessi che la fine del mondo non è stata causata da una macchina, ma da un paradosso d'amore? Tutti ricordiamo Terminator come il film d'azione definitivo degli anni '80, ma in realtà è molto di più, è una trappola temporale senza via d'uscita. È la storia di un figlio che manda suo padre a morire nel passato solo per poter nascere e di un'intelligenza artificiale che, cercando di annientare il suo nemico, finisce per creare se stessa. In questo film non esiste il libero arbitrio, esiste solo un cerchio d'acciaio che si chiude. Oggi scopriamo come James Cameron sia riuscito a trasformare quello che sembrava un semplice film d'azione in uno dei cult più influenti e immortali della storia del cinema. Vedremo perché il futuro è un eco del presente, spiegheremo il Bootstrap Paradox che tiene prigionieri Sarah e Kyle e vi mostrerò quegli indizi nascosti tra le ombre di una Los Angeles notturna che rivelano il finale già dalla prima scena. Bentornati su Cinesciencia, dove ogni settimana vi svelo i dettagli, i segreti e gli indizi nascosti dei film più iconici. Come sempre, prima di cominciare vi ricordo che la mia prossima analisi dipende solo da voi. Iscrivendovi al canale mi permettete di continuare a fare ciò che più amo, smontare i film scena per scena. Quindi controllate di esservi iscritti e non dimenticate di lasciarmi fino a 3 volte i vostri punti hype. Sigla! Capitolo 1. La tragedia greca di James Cameron. Per capire davvero Terminator dobbiamo fare, come facciamo ogni settimana, un salto indietro nel tempo, non nel 2029 bensì nel 1981 in una misera stanza d'albergo a Roma. James Cameron è malato, ha la febbre altissima e sta vivendo un vero e proprio incubo ad occhi aperti. Nel suo delirio vede una figura metallica, uno scheletro cromato che emerge dalle fiamme che si trascina inesorabile verso di lui con dei coltelli da cucina al posto delle dita. È qui che nasce tutto. Cameron capisce di voler dare un volto al suo incubo. Terminator, diversamente da quanto si crede, non nasce come un progetto a tavolino per un blockbuster, ma come la proiezione visiva di una vulnerabilità umana assoluta di fronte a una minaccia che non ha una logica umana, ma solo una programmazione. Il Terminator diventa così la manifestazione fisica di un concetto molto più astratto e spaventoso. È il destino che ci viene a cercare. Proprio l'anno scorso ho avuto la fortuna di vedere dal vivo i suoi bozzetti originali in una mostra dedicata appunto a Cameron e vi assicuro che l'effetto è impressionante. Guardate questi disegni, non c'è traccia di eroismo, le linee sono nervose, l'estetica è brutale, si capisce subito che Cameron voleva dare un volto all'angoscia di essere inseguiti da qualcosa che non prova emozioni, che non si stanca e soprattutto che non può essere fermato. Spesso cataloghiamo questo film come pura fantascienza, ma se analizziamo la sua struttura più profonda ci accorgiamo che il regista ha girato a tutti gli effetti uno slasher movie. Abbiamo un killer apparentemente invincibile e silenzioso che dà la caccia a un gruppo di giovani uccidendoli uno dopo l'altro per arrivare alla sua vittima principale, la nostra final girl, Sarah Connor. Se sostituite l'endoscheletro metallico con una maschera da hockey o una faccia di cuoio, la dinamica non cambia di 1 millimetro. Il Terminator è un predatore soprannaturale che usa solo la forza bruta e una costanza implacabile. Proprio come nei migliori horror, la tensione non deriva da che cosa farà il mostro, ma dal fatto che quel mostro non smetterà mai di camminare verso di noi. Non puoi ragionarci, non puoi corromperlo e, come dice Kyle Reese, niente lo fermerà prima di averti eliminata. Capito? Non si fermerà mai. Questa sfumatura horror è ciò che rende il primo capitolo unico rispetto poi ai sequel. Qui l'atmosfera è sporca, notturna, claustrofobica. La fantascienza è solo il pretesto per giustificare l'esistenza di un demone tecnologico inarrestabile, rendendo così la minaccia molto più intima e terrificante di una semplice invasione aliena. Entriamo nel cuore filosofico della storia, cioè il concetto di destino. In Terminator James Cameron gioca con una visione del tempo estremamente cupa e deterministica.
Ogni azione che i protagonisti compiono per fuggire dal futuro finisce paradossalmente per confermarlo. La narrazione ci trascina in un loop dove le scelte umane sembrano contare pochissimo. Pensate alla missione di Kyle Reese. Lui attraversa il tempo con l'unico obiettivo di proteggere Sarah, eppure è proprio la sua presenza nel 1984 a innescare gli eventi che poi porteranno alla nascita di John Connor e alla creazione di Skynet. Siamo davanti a un universo che si autoconserva. Qui il destino assomiglia un po' alla forza di gravità. Puoi provare a saltare, a divincolarti, ma la struttura stessa della realtà ti riporta esattamente dove dovresti essere. Il film solleva un interrogativo che tormenta ancora oggi molti fan. Sarah e Kyle stanno davvero scrivendo la storia o stanno soltanto recitando una parte già scritta? Questa sensazione di ineluttabilità trasforma il film in una tragedia greca moderna dove ogni passo verso la libertà è in realtà un passo verso il compimento della profezia. Questa caccia all'uomo, o meglio alla donna, acquista quindi un significato che va oltre al semplice omicidio. Skynet vuole cancellare un'idea, un simbolo di resistenza che non è ancora nato. Per capire perché questa caccia sia così disperata, dobbiamo capire chi è il mandante, Skynet. Immaginate un'intelligenza artificiale creata per la difesa globale, un sistema neurale progettato per gestire l'arsenale nucleare degli Stati Uniti. Skynet nasce per proteggere l'umanità, ma nel momento in cui diventa cosciente di sé, come in altri film che stiamo analizzando qui sul canale, identifica proprio negli esseri umani la sua minaccia principale. La sua soluzione è immediata, ma anche logica nella sua brutalità: lo sterminio totale attraverso l'olocausto nucleare, quello che nel film viene chiamato il giorno del giudizio. Ma Skynet ha un problema: nonostante la sua potenza di calcolo infinita, sta perdendo la guerra contro i superstiti guidati da John Connor. È qui che la sua natura artificiale mostra il suo limite. Skynet non riesce a capire l'imprevedibilità umana. Inviando il Terminator nel 1984, Skynet cerca di compiere un vero e proprio aborto retroattivo. Vuole eliminare Sarah Connor per cancellare dalla storia l'esistenza stessa di John, il leader della resistenza. Skynet sta letteralmente cercando di hackerare il tempo per correggere un errore che non riesce a risolvere nel suo presente. La caccia a Sarah è l'ultimo tentativo disperato di un'intelligenza suprema che ha capito che finché esiste un solo barlume di volontà umana, il suo dominio perfetto non sarà mai al sicuro. Sarah Connor incarna proprio l'anomalia nel sistema delle macchine. All'inizio del film la vediamo come una ragazza comune, quasi schiacciata dalla banalità della sua vita, ma la sua sopravvivenza rappresenta l'unica variabile che appunto l'intelligenza artificiale non riesce a calcolare correttamente. La persecuzione che subisce è il catalizzatore della sua trasformazione, è la pressione estrema di quella caccia che forgia la leader d'acciaio che vedremo in seguito. In un certo senso è il Terminator stesso a creare la sua nemesi. Senza quel predatore alle calcagna, Sarah non sarebbe mai diventata la madre della resistenza. La caccia quindi è l'atto di nascita stesso di un'icona. Capitolo 2. Sarah Connor, la donna che deve salvare il mondo. Per apprezzare davvero l'evoluzione di Sarah Connor dobbiamo osservarla con attenzione prima che il caos esploda. James Cameron ci presenta una ragazza assolutamente ordinaria, anche quasi trasparente. È una cameriera che lotta con gli ordini sbagliati, che vive in un appartamento condiviso così come tante altre ragazze della sua età. Sarah non ha nulla quindi dell'eroina d'azione, è impacciata, vulnerabile e la sua vita è scandita dalla routine di una Los Angeles che sembra volerla ignorare. Questo realismo è fondamentale. Sarah non è l'eletta per meriti speciali o per poteri sovrannaturali, è l'eletta per puro caso biologico e temporale. Inizialmente lei è la vittima perfetta proprio perché è così umana e anche impreparata, e anche noi effettivamente dubitiamo che possa essere lei la Sarah Connor giusta. Cameron la spoglia di ogni difesa per mostrarci che la forza che troverà non viene da un addestramento militare, ma da un istinto di sopravvivenza primordiale che ancora non sa di avere. C'è un aspetto che spesso sottovalutiamo, quello dell'elenco telefonico. Il Terminator uccide sistematicamente tutte le Sarah Connor di Los Angeles. Questo dettaglio non serve soltanto a creare la tensione, ma serve a dirci che per il destino Sarah inizialmente è solo un nome su una lista, una vittima insomma intercambiabile. Non c'è nulla che la possa rendere riconoscibile dalle altre. La grandezza del personaggio sta proprio nel passare dall'essere una delle tante Sarah all'essere la Sarah Connor. È come se il film fosse il processo di occupazione di un ruolo mitologico da parte di una persona comune. Le macchine ragionano per probabilità e calcoli. Sanno che John
Connor è il fulcro della loro sconfitta, l'uomo che insegnerà alla Resistenza come fare a pezzi i Terminator. Inviando il T-800 nel 1984, Skynet tenta un'operazione di chirurgia temporale. Sarah viene identificata come un bersaglio prioritario, una coordinata geografica e biologica da eliminare per impedire che la storia prenda una determinata piega. È un paradosso logico. Skynet ha così paura del futuro che cerca di cancellare il passato senza però rendersi conto che ogni proiettile sparato verso Sarah Connor è in realtà un pezzo del mosaico che costruirà la leggenda di John. La trasformazione di Sarah durante il film è un processo doloroso e anche violento. Non c'è un momento magico in cui diventa un'eroina, c'è una lenta e terribile erosione della sua innocenza. Vediamo i suoi occhi cambiare dallo sguardo smarrito della ragazza che cerca aiuto nel locale tech noir a quello ferino di chi capisce che nessuno verrà a salvarla se non si salva da sola. La morte della sua amica Ginger, l'orrore del distretto di polizia, la fuga disperata sono tutti colpi di martello che battono sul metallo incandescente. Sarah impara a caricare un'arma, impara a curare le ferite di Kyle, ma soprattutto impara a guardare in faccia l'abisso. L'aspetto a mio avviso più rivoluzionario, soprattutto per quei tempi, è il fatto che James Cameron prende il cliché della damigella in pericolo e lo distrugge dall'interno. All'inizio Kyle Reese sembra il classico cavaliere bianco, l'eroe che arriva dal nulla per proteggere la principessa, ma man mano che il film procede Kyle si indebolisce, viene ferito, mostra le sue fragilità emotive e fisiche. Al contrario invece Sarah si fortifica. Nel terzo atto è lei a prendere le decisioni tattiche nella fabbrica automatizzata. Cameron trasforma la dinamica tipica degli anni '80, l'eroe non è colui che vince la battaglia, ma colui che passa il testimone. Sarah Connor diventa la final girl perché si dimostra più resiliente, più adattabile e in ultima analisi più letale della macchina stessa. C'è poi un altro elemento ancora più interessante, il tema della maternità. Sarah Connor non viene perseguitata per qualcosa che ha fatto né per una scelta che ha compiuto, viene perseguitata per qualcosa che potrebbe accadere in futuro. Il Terminator sta dando la caccia a una donna che un giorno diventerà madre. Questo trasforma la maternità nel centro di una guerra che attraversa il tempo. Sarah si ritrova coinvolta in un conflitto tra uomini e macchine prima ancora di sapere quale sarà il proprio destino. Il suo corpo diventa il punto d'incontro tra presente e futuro, tra la sopravvivenza dell'umanità e la sua possibile estinzione. Da questo punto di vista Terminator racconta qualcosa di molto diverso rispetto ad altri film d'azione degli anni '80. La posta in gioco è sì anche la vita della protagonista, ma soprattutto la possibilità stessa di una generazione futura. John Connor non è ancora nato, eppure la sua esistenza è già abbastanza importante da spingere Skynet a violare le leggi del tempo pur di impedirla. È interessante notare come Sarah non scelga mai volontariamente questo ruolo, non sogna di diventare un'eroina e non desidera sicuramente guidare alcuna rivoluzione. La maternità le viene imposta come una responsabilità gigantesca e anche quasi impossibile da sostenere. Nel giro di pochi giorni passa dall'essere una ragazza anonima che cerca di arrivare a fine mese a diventare la custode del futuro dell'intera specie umana. Ed è forse proprio questa la tragedia più grande del suo personaggio. Sarah perde la possibilità di vivere una vita normale ancora prima di averla vissuta davvero. Nel momento in cui scopre chi sarà suo figlio, capisce che ogni sua scelta futura verrà inevitabilmente giudicata in base a quella missione. La maternità, che normalmente rappresenta una promessa di vita, in Terminator diventa anche un peso enorme, una responsabilità che l'accompagnerà per il resto della sua esistenza. Il film si chiude con Sarah in una jeep, con un cane al fianco e una pistola sul sedile. Ha iniziato a registrare i nastri per il figlio non ancora nato, accettando il destino di una solitudine immensa, perché nel momento in cui Sarah accetta la verità di Kyle, lei si autoesclude in qualche modo dalla società, sa qualcosa che nessun altro può capire. Agli occhi del mondo del 1984 Sarah Connor è solo una sopravvissuta traumatizzata. Questo è il vero sacrificio di Sarah, rinunciare alla sanità mentale e alla spensieratezza della sua giovinezza per diventare la custode di un segreto terribile. Sarah è l'unico personaggio che cambia realmente nel film. Terminator è prima di tutto la storia della sua trasformazione. Ogni sequenza le sottrae qualcosa. Prima perde la normalità della sua vita quotidiana, poi perde il senso di sicurezza, successivamente perde la fiducia nelle istituzioni quando il commissariato, il luogo che dovrebbe proteggerla, si trasforma in un mattatoio.
Quando Kyle le racconta del giorno del giudizio, Sarah eredita anche una condanna. Da quel momento sa che il mondo finirà, sa quando finirà e che nessuno le crederà. È una forma di conoscenza quasi tragica, simile a quella degli antichi profeti, vedere il futuro senza avere però il potere di impedirlo. In quel momento Sarah Connor in un certo senso non appartiene più al presente, diventa appunto un ponte tra due epoche. La minaccia di Skynet, nata per distruggerla, ha finito per generare il suo peggiore incubo, una donna che sa esattamente cosa succederà e che dedicherà ogni secondo della sua vita a preparare l'umanità alla guerra. La caccia è finita, ma la battaglia di Sarah è appena iniziata. Ha accettato il suo ruolo come una missione sacra. È qui che nasce la leggenda. Capitolo 3. Il segreto di Arnold: trasformare l'acciaio in carne. Iniziamo questo capitolo sfatando un mito. Arnold Schwarzenegger non doveva essere il Terminator. Inizialmente la produzione lo aveva contattato per il ruolo di Kyle Reese. Per il ruolo del Terminator vennero prese in considerazione diversi nomi e a un certo punto, pensate, fu persino proposto O.J. Simpson. James Cameron però scartò subito l'idea perché non riusciva a immaginarlo come un assassino credibile. L'incontro con Schwarzenegger prese però una piega inaspettata. Arnold iniziò a parlare per diversi minuti di come una macchina avrebbe dovuto muoversi, osservare e anche uccidere. Più lo ascoltava, più Cameron capiva di avere davanti il Terminator perfetto. Con quel fisico imponente e quel volto scolpito non servivano spiegazioni, bastava guardarlo per percepire il pericolo. Alla fine dell'incontro il regista ebbe un'illuminazione. Arnold non era l'uomo che sarebbe dovuto fuggire dal Terminator, lui era il Terminator. Arnold era titubante, non voleva interpretare un cattivo con poche battute, ma Cameron lo convinse dicendogli: non sarai un cattivo, sarai una forza della natura inarrestabile. E così quella che doveva essere una scelta di casting secondaria è diventata insomma la nascita di un mito. Ma come si interpreta una macchina? Arnold fece un lavoro incredibile che spesso viene sottovalutato. Passò settimane a smontare e rimontare armi ad occhi chiusi finché i suoi movimenti non diventarono automatici e meccanici. Se guardate bene il film potete notare dei dettagli abbastanza inquietanti. Il T-800 non sbatte mai le palpebre, nemmeno quando spara. Quando deve guardarsi intorno non muove soltanto gli occhi, ma ruota prima la testa e poi il busto, esattamente come farebbe un sensore o una telecamera montata su un perno. Arnold eliminò ogni traccia di empatia o di esitazione dal suo sguardo. Non c'è odio nei suoi occhi, c'è solo un obiettivo da raggiungere. Questa totale assenza di umanità è ciò che rende il T-800 molto più spaventoso di qualsiasi mostro urlante. Non puoi ragionare con lui, non puoi implorarlo. Lui eseguirà il suo programma fino alla fine. Se c'è un momento che definisce la potenza del T-800 è la celebre scena del commissariato. È qui che nasce anche la leggendaria battuta "I'll be back". I'll be back. Ma oltre alla battuta quello che colpisce è la dinamica. Il Terminator non si nasconde nell'ombra, lui entra dalla porta principale. È una scena che rompe un pochino gli schemi del cinema horror dell'epoca. Il mostro non scappa davanti alla polizia né appunto si nasconde, lui attraversa una stazione piena di agenti armati come se stesse camminando in un parco. Ogni proiettile che lo colpisce è solo un fastidio momentaneo per lui. Cameron usa questa scena per dirci chiaramente che non esiste un luogo sicuro sulla Terra. Se questa macchina ha il tuo nome nel database, la tua morte è solo questione di tempo. È l'incarnazione del destino che ti viene a cercare e ha il volto di Arnold Schwarzenegger. In più c'è un trucco cinematografico che Cameron ha usato per farci sentire che Arnold non era fatto di carne ma di metallo. Se ci fate caso, ogni volta che il T-800 si muove o si siede, il sound design aggiunge dei rumori quasi impercettibili, piccoli scricchioli metallici, sibili idraulici o tonfi sordi che suggeriscono un peso enorme. Anche quando Arnold cammina, il rumore dei suoi passi è più pesante di quello di un uomo normale. Questi dettagli subliminali convincono il nostro cervello che dentro quel corpo da culturista ci sia davvero un endoscheletro d'acciaio di oltre 200 kg. Avete presente poi le iconiche inquadrature in soggettiva rossa, cioè il punto di vista del Terminator? Se mettete in pausa e leggete le righe di codice che scorrono sullo schermo, scoprirete che quello non è il codice di una super intelligenza artificiale del futuro, ma
È il codice sorgente per l'Apple II, che era un computer domestico dell'epoca. Cameron non aveva i mezzi per creare una grafica complessa, così usò quello che aveva a disposizione, creando però un effetto visivo che è diventato storia del cinema. A tal proposito dobbiamo dire infatti che Terminator non era un colossal, anzi era un film a basso budget, circa 6,4 milioni di dollari, globalmente poi ne incassò quasi 80. Per questo molte scene sono state girate con soluzioni sì geniali, però poverissime. Ad esempio nella scena in cui il T-800 si ripara l'occhio in bagno, quello che vediamo non è Arnold ma un busto meccanico. Per farlo sembrare reale, Schwarzenegger doveva stare immobile accanto al busto mentre Cameron lo riprendeva. Un'ultima curiosità sulla performance di Arnold: in tutto il film il Terminator pronuncia solo 17 frasi per un totale di circa 70-80 parole. Schwarzenegger è stato pagato $75.000 per il ruolo, il che significa che ogni parola che ha detto è costata letteralmente una fortuna. Nel secondo capitolo, pensate, il suo budget si alzerà a 15 milioni di dollari. Ma questa è un'altra storia. Anzi, se state ancora seguendo, fatemi sapere nei commenti se vorreste vedere l'analisi anche del secondo capitolo della saga. Capitolo 4. Kyle Reese e il sacrificio che cambia tutto. Se Sarah Connor è il cuore del film, Kyle Reese ne è l'anima tragica. James Cameron ci presenta un soldato che non ha mai conosciuto la luce del sole, un uomo nato e cresciuto tra le rovine di un mondo dominato dalle macchine. Appena arriva nel 1984, Reese appare come un elemento estraneo, quasi un fantasma. È ferito, sporco, inseguito da una polizia che non può capire ovviamente la sua missione, ma quello che lo rende davvero affascinante è il suo isolamento emotivo. Kyle è un uomo che vive costantemente in stato di guerra. Per lui il presente colorato degli anni '80 è solo un sogno strano e anche pericoloso. Il suo unico legame con l'umanità è una vecchia fotografia di Sarah consumata dal tempo. Kyle ha attraversato l'abisso dei secoli per un sentimento che è fiorito nel peggiore dei mondi possibili. In un universo dominato dal calcolo freddo di Skynet, il suo viaggio rappresenta l'atto di ribellione supremo, l'irrazionalità dell'amore che sfida la logica della guerra. Lui non è venuto per essere l'eroe che sconfigge il mostro, come si può pensare all'inizio della storia, ma per essere lo scudo che permette alla vita di continuare, anche a costo di svanire nel nulla. Il rapporto tra Kyle e Sarah è l'anomalia definitiva nel piano di Skynet, l'unico elemento puramente organico e imprevedibile. Kyle, quando arriva nel 1984, non ama la Sarah di quel momento, non la conosce nemmeno. Lui la ama per l'icona che diventerà, anche perché i due stanno insieme soltanto poche ore alla fine. Eppure, stando con lei in quel poco lasso di tempo, quel confine tra mito e realtà si sgretola. Il loro amore nasce nel paradosso. Kyle attraversa il tempo per proteggere la madre del suo leader, ma finisce per diventare lui stesso il padre di quel leader. Questo legame non è che abbia qualcosa di romantico, è un amore disperato, consumato in camere di motel squallide e parcheggi sotterranei, sotto ovviamente la minaccia costante della morte. La loro unione è l'atto finale di resistenza umana. In un mondo che sta per finire, scegliere di creare la vita è la sfida più grande che si possa lanciare alle macchine. James Cameron ci dice che mentre Skynet può calcolare ogni traiettoria di un proiettile, non potrà mai prevedere la forza di un uomo che decide di morire per proteggere la donna che ha amato attraverso una foto. Il destino di Kyle Reese è segnato fin dal momento in cui mette piede nel passato. Lui è il soldato che deve cadere affinché la missione possa continuare. Il suo sacrificio nella fabbrica automatizzata è un atto di eroismo, ma rappresenta soprattutto il necessario passaggio di consegne. Con la sua morte Kyle consegna a Sarah le chiavi del futuro e il dolore per la perdita di Kyle è l'ultimo ingrediente necessario per completare la trasformazione di Sarah. La sofferenza diventa alla fine la sua corazza. Kyle muore nel 1984, ma vivrà per sempre nei racconti che Sarah farà a John, diventando così un'ombra protettrice che attraversa le generazioni. La sua esistenza è un paradosso, ma il suo impatto sulla realtà è la cosa più tangibile di tutto il film. Ma qui la nostra mente inizia a vacillare. Se Kyle è il padre di John e John ha mandato Kyle nel passato per salvare la madre, allora chi è nato prima? Come può un uomo generare il proprio leader che a sua volta lo manderà a morire per farlo nascere? Sembra un vicolo cieco logico, ma è proprio qui che Terminator diventa un rompicapo filosofico. Capitolo 5. Il paradosso temporale spiegato. La risposta più semplice è anche quella che fa esplodere la logica lineare. Kyle Reese
è sempre stato e sempre sarà l'unico padre di John Connor. Non esiste una versione della storia in cui John ha un padre, diciamo, normale del 1984 e poi dopo il viaggio nel tempo le cose cambiano. In questo primo film James Cameron è categorico. Non ci sono linee temporali alternative o multiversi. John Connor esiste solo perché le macchine hanno cercato di ucciderlo. È un concetto che ribalta la nostra percezione di causa ed effetto. Qui l'effetto, cioè la nascita di John, è la causa della sua stessa origine, cioè il viaggio di Kyle. Se Skynet non avesse mai inviato il Terminator, Sarah non avrebbe mai incontrato Kyle e il leader della Resistenza non sarebbe mai nato. Paradossalmente, Skynet è l'architetto della propria sconfitta. Ma la domanda è: Kyle sapeva tutto? Sapeva che attraversando il tempo sarebbe diventato il padre del suo migliore amico e il leader? La verità è che Kyle Reese è totalmente all'oscuro di questo dettaglio. John Connor lo ha mandato nel 1984 con una missione di protezione, ma non gli ha mai detto tu andrai lì e mi concepirai. John sapeva benissimo che mandare Kyle nel passato significava mandarlo a morire. John ha dovuto guardare negli occhi il proprio padre per anni, sapendo che per farlo nascere avrebbe dovuto condannarlo a un viaggio senza ritorno in un'epoca che Kyle non avrebbe mai compreso. C'è un momento nel film in cui Kyle dice a Sarah: John Connor mi ha dato questa fotografia. In quel momento Kyle pensa di aver ricevuto un regalo, un simbolo, no, di speranza. Non sa che quella fotografia è l'esca. John gliela consegna sapendo che Kyle se ne innamorerà, assicurandosi così che il soldato combatta con una ferocia che va oltre il semplice dovere militare. Quindi Kyle muore convinto di aver semplicemente salvato la madre del suo leader. Non saprà mai che quel bambino che nascerà è frutto del suo amore e che lui stesso è il pezzo mancante di un puzzle che John Connor ha dovuto comporre. Questo trasforma il legame tra John e Kyle in qualcosa di emotivamente devastante, un figlio che deve sacrificare il padre per poter esistere. John Connor è sì un leader militare, ma è anche un uomo che possiede la memoria del futuro. Lui è cresciuto con i nastri che Sarah ha registrato alla fine del primo film, ha passato l'infanzia sentendo sua madre descrivergli Kyle Reese, il suo coraggio, il suo sacrificio. John sa esattamente che aspetto ha suo padre perché sua madre glielo ha raccontato per tutta la vita. La tragedia sta proprio qui, quando John incontra Kyle nel futuro, nel 2029, sa già che quel ragazzo è suo padre, lo osserva crescere, lo addestra, lo protegge sapendo che arriverà il giorno in cui dovrà chiedergli di compiere il viaggio che lo porterà alla morte. John è intrappolato nel paradosso tanto quanto Skynet. Non può scegliere di non mandare Kyle perché se non lo facesse lui stesso svanirebbe e l'umanità perderebbe la guerra. John agisce così con una fredda precisione degna di un computer. Usa l'amore di Kyle per Sarah, alimentato da quella famosa fotografia, come un'arma tattica. In questo senso John Connor è l'essere più simile alle macchine che combatte, deve sacrificare l'umanità di suo padre e quindi anche il proprio legame filiale per la sopravvivenza dell'intera specie. È un uomo che vive in un eterno presente dove il passato e il futuro sono già scritti nei nastri di sua madre, ma c'è un aspetto di questa storia che fa anche venire i brividi. Riguarda il rapporto tra John e Kyle nel futuro. Dobbiamo immaginare il 2029. John Connor è un uomo maturo, un leader di circa 45 anni, dato che nasce nel 1985, che porta sulle spalle il peso della sopravvivenza umana. Kyle Reese invece è poco più che un ragazzo, un soldato di 20 anni nato tra le ceneri. Nel futuro John è molto più vecchio di suo padre e qui sta la parte più oscura e più tragica della missione di John. Lui sa tutto. John guarda questo giovane soldato e vede il proprio padre, lo addestra, lo protegge, gli insegna come sopravvivere alle macchine sapendo perfettamente che arriverà il giorno in cui dovrà chiedergli l'impossibile. John deve aspettare il momento esatto in cui Kyle avrà l'età giusta per essere inviato indietro nel tempo. In fisica e in narrativa quello che vediamo in Terminator si chiama Bootstrap Paradox o paradosso ontologico, esattamente quello che abbiamo analizzato nel video spiegazione del primo film di Ritorno al futuro. Immaginate un oggetto o un'informazione che viene portata dal futuro al passato diventando la causa di se stessa. Da dove viene l'informazione originale? Non c'è un punto d'inizio. È come se John Connor fosse un'entità che si solleva per i propri lacci delle scarpe, e da qui anche il termine bootstrap. Non c'è un primo John Connor nato da un altro uomo, la sua esistenza è un anello perfetto
conflitto che però non ha né un inizio né una fine. Ma il paradosso non riguarda soltanto John, riguarda la tecnologia stessa. Pensate al braccio e al chip del Terminator che rimangono incastrati nella pressa idraulica alla fine del film. La Cyberdyne Systems costruirà Skynet studiando quei resti. Quindi Skynet crea il Terminator che viene mandato nel passato, dove viene distrutto per permettere agli scienziati di creare Skynet. È un ciclo infinito dove la creazione precede il creatore. Se analizziamo il paradosso fino in fondo, capiamo che John Connor non nasce da un uomo o da una donna, ma nasce dal conflitto stesso. La sua origine è puramente temporale. John è il prodotto di collisione tra due epoche che non dovrebbero mai toccarsi. La sua nascita è l'evento che sigilla il destino dell'umanità. Una volta che il cerchio si chiude, la storia non può più essere scritta in altro modo. Quindi il futuro può essere cambiato? In questo primo capitolo della saga la risposta è un secco e inquietante no. Nel 1984 Terminator non ci parla di libero arbitrio, ma di predestinazione assoluta. Ogni azione compiuta per evitare il futuro non fa altro che confermarlo. Skynet pensa di cambiare la storia uccidendo Sarah, ma finisce per causare la nascita di John. Sarah pensa di scappare dal mostro, ma finisce per portarlo proprio nel luogo dove la Cyberdyne troverà i resti tecnologici per creare Skynet. È una tragedia greca in chiave sci-fi. Più i personaggi lottano per sfuggire al proprio destino, più si incastrano perfettamente nelle maglie del tempo. A differenza dei sequel che cercheranno di aprire la linea temporale, il film originale, abbiamo detto, è un cerchio perfetto. È un'opera autoconclusiva dove l'inizio e la fine coincidono. Se guardate il film con questa consapevolezza, ogni scena acquista un peso diverso. Ogni passo è l'esecuzione di un piano che è già stato scritto. È questa struttura che rende il film anche così pessimista, però allo stesso tempo anche affascinante, perché non c'è speranza di cambiare le cose, c'è solo la necessità di sopravvivere per permettere al ciclo di ricominciare. È una visione del tempo circolare quasi orientale, dove la fine è solo l'inizio di un nuovo giro di giostra. In Terminator 2, il giorno del giudizio, Cameron poi cambierà le regole del gioco introducendo l'idea che il futuro possa essere riscritto e che il giorno del giudizio possa essere evitato. Per ora però restiamo fedeli alla logica del primo film. Terminator ci dice che siamo tutti pedine di un gioco temporale che è già finito prima ancora di iniziare. Capitolo 6. I dettagli e gli indizi nascosti. Se c'è un dettaglio che trasforma Terminator da un semplice action movie a un esempio di architettura narrativa è senza dubbio la fotografia di Sarah Connor. Come abbiamo già detto, nel futuro Kyle Reese la porta con sé come se fosse un talismano. È l'unica cosa che lo tiene legato a un mondo che non ha mai conosciuto. La vera rivelazione arriva però solo nell'ultima scena del film. Vediamo Sarah, ormai incinta di John, fermarsi a una stazione di servizio in Messico. Un bambino le scatta una foto istantanea, la stessa che Kyle avrà tra le mani 40 anni dopo nel futuro. È qui che il paradosso si chiude perfettamente. La foto esiste nel futuro solo perché è stata scattata nel passato, ma viene scattata nel passato solo perché Kyle è tornato indietro a parlarle di quel futuro. Senza quella foto Kyle non si sarebbe mai innamorato, senza Kyle Sarah non sarebbe mai stata in quella stazione di servizio a farsi fotografare. È l'indizio definitivo che tutto è già successo e che Sarah e Kyle non possono scappare dal loro destino. Analizziamo poi il finale del film. Mentre Sarah si allontana con la sua Jeep, il benzinaio messicano le dice: "Sta arrivando un temporale", e lei risponde: "Lo so". Chiaramente non è una semplice previsione meteo, è un dettaglio visivo e narrativo che James Cameron semina per tutto il film. La tempesta è la metafora perfetta del giorno del giudizio e dell'ascesa delle macchine. Per tutto il film le scene d'azione più crude avvengono di notte, sotto luci fredde che ricordano l'estetica desolata del 2029 che abbiamo visto nei flashback di Kyle. Il temporale che arriva alla fine rappresenta l'inevitabilità. Sarah ha sconfitto un Terminator, ma non ha fermato l'apocalisse. Quel cielo scuro all'orizzonte è il primo indizio visivo del destino del mondo. La pace è finita e la guerra sta per iniziare. In più, perché la battaglia finale avviene proprio in una fabbrica automatizzata? Poteva finire in un vicolo, in una casa, nel deserto. Invece Cameron sceglie un luogo pieno di macchinari industriali, nastri trasportatori e bracci meccanici. C'è un po' un'ironia sottile e anche brutale in tutto questo. Il Terminator
L'apice della tecnologia futura viene sconfitto all'interno di una catena di montaggio del presente. È come se la tecnologia primitiva del 1984 si ribellasse al suo discendente più evoluto, ma c'è di più anche, perché in quella fabbrica Sara e Kyle si ritrovano circondati da macchine che si muovono in modo ripetitivo e cieco, proprio come il T-800. In quel labirinto di metallo la distinzione tra il mostro e l'ambiente circostante svanisce. E il finale è anche un po' poetico, forse. Sara schiaccia il Terminator usando una pressa idraulica. Una macchina usata per costruire viene usata per distruggere l'ultima traccia di un futuro che non dovrebbe ancora esistere. Uno dei dettagli più sottili e inquietanti di Terminator è come James Cameron metta costantemente a confronto Kyle Reese e il T-800. Entrambi arrivano nel 1984 nudi in una posizione fetale, come se stessero nascendo in quel momento in un mondo che non appartiene a nessuno dei due. Entrambi sono soldati con una programmazione rigidissima. Il T-800 deve uccidere Sara, Kyle deve proteggerla, ma man mano che il film prosegue il T-800 perde pezzi della sua copertura umana, rivelando il metallo. Parallelamente Kyle viene bruciato, ferito e ridotto allo stremo, diventando quasi una macchina biologica programmata solo per combattere. Kyle non mangia, non dorme, corre e spara proprio come il suo nemico. La differenza cruciale però sta nel dolore. Il Terminator è perfetto perché non prova nulla. Kyle è eroico perché, pur essendo diventato freddo e metodico come una macchina per sopravvivere alla guerra, sceglie di provare sentimenti. Il contrasto massimo è qui: la macchina che finge di essere uomo per uccidere e l'uomo che deve farsi macchina per salvare l'umanità. Capitolo 7. Il finale spiegato. Il film si chiude con un'immagine che è l'esatto opposto del finale di un classico film d'azione. C'è Sara sola in una jeep che corre verso il nulla. In questo momento Sarah Connor subisce la sua trasformazione finale, diventa una sorta di Cassandra moderna. Come la figura del mito greco, Sara ora possiede la conoscenza del futuro, ma è una conoscenza che la condanna all'isolamento. Lei sa che tra pochi anni miliardi di persone moriranno, sa che il cielo che vede ora un giorno brucerà. Questo è il vero peso del finale. La vittoria contro il Terminator le è costata la sua partecipazione alla società umana. Il suo silenzio è una necessità. Da questo momento in poi Sara non parlerà più con il mondo, ma parlerà al futuro attraverso i nastri che registra per John. Ha smesso di essere una ragazza del 1984, è diventata la prima cittadina di un mondo che non esiste ancora, ma che lei nella sua mente sta inevitabilmente già abitando. Avete poi notato che il film inizia nel cuore pulsante e soffocante di una Los Angeles notturna e si chiude poi nell'immensità vuota del deserto messicano? Questo cambiamento di scenario è fondamentale. La città rappresenta la civiltà, la massa, il rumore, tutte cose che Sara si è lasciata alle spalle. Il deserto invece è il luogo della prova, del silenzio, anche dell'ascesi. Il deserto simboleggia la sua nuova condizione. Sara ora è un'eroina solitaria, non può più avere amici, non può più avere una vita normale. Quel bambino che le scatta la foto è l'ultimo contatto innocente che avrà con l'umanità ignara. Da quel momento in poi la sua Jeep sta attraversando un vero e proprio confine esistenziale. Alla fine Terminator ci mette davanti a una domanda: se tutto è già scritto in un loop temporale, se Skynet e John Connor sono destinati a nascere l'uno a causa dell'altro, che senso ha combattere? La risposta di James Cameron era chiusa nell'ultima inquadratura di Sara. Anche se il futuro sembra un muro d'acciaio inevitabile, Sara sceglie di non sedersi ad aspettare la fine. La sua lotta diventa un atto di pura volontà umana contro la logica binaria delle macchine. Il film diventa così un inno alla resilienza. Skynet ha la logica, ha la forza e ha il controllo del tempo, ma Sara ha qualcosa che nessuna intelligenza artificiale potrà mai calcolare: la capacità di agire per amore e per speranza anche quando i calcoli dicono che la sconfitta è certa. Il messaggio finale è un po' paradossale come il film. Il destino può anche essere già scritto, ma è proprio la nostra scelta di affrontarlo a renderci umani e più inarrestabili di una macchina. Bene ragazzi, siamo arrivati anche alla fine di questo video. Se siete arrivati fino a questo punto fatemelo sapere nei commenti mettendo l'emoticon della donna incinta. Prima di chiudere il video controllate di esservi iscritti al canale e se non l'avete ancora fatto attivate la campanella per non perdere i nuovi video. Noi ci vediamo la prossima settimana sempre qui su YouTube con una nuova spiegazione e ogni mercoledì dalle 21:30 in poi su Twitch per parlare di tutte le novità a tema cinema e serie TV. Anzi, prima di chiudere vi do un indizio sul prossimo film che analizzerò, vediamo se riuscite a indovinare. L'indizio è:
In questo film il tempo è ricchezza. A quale film state pensando? Per scoprire se avete indovinato dovete tornare su Cinecinzia la settimana prossima.